Ci sono momenti in cui un match smette di essere solo un match, momenti in cui un titolo smette di essere solo una cintura e una wrestler smette di essere soltanto una campionessa. A Dream Kingdom il 29 dicembre dal Ryogoku Gokikan non assisteremo semplicemente a una difesa della Red Belt, assisteremo a un giudizio sulla storia. Saya Kamitani salirà sul ring come World of Stardom Champion, come Phoenix Queen, come vincitrice del premio MVP 2025 di Tokyo Sports, l'unica donna ad aver mai ricevuto questo riconoscimento. E lo farà sapendo che ormai non rappresenta più solo se stessa, ma l'intero wrestling femminile mondiale. Di fronte a lei ci sarà Saori Anou, pronta a combattere non solo per un titolo, ma per l'orgoglio di Cosmic Angels, per l'eredità di Tam Nakano, per dimostrare anche che anche i simboli possono cadere. Questa non è una semplice rivalità, è uno scontro tra ciò che è diventato leggenda e ciò che rifiuta di arrendersi al destino. Per il secondo anno consecutivo, Saya Kamitani sarà protagonista del main event di Dream Kingdom, pronta a difendere la cintura che rappresenta il vertice assoluto della Stardom, ma soprattutto pronta a riaffermare il suo dominio contro un'altra lottatrice di Cosmic Angels, come se il destino avesse deciso che il suo regno dovesse essere costruito proprio sulle macerie di quella stable. Un anno fa, a Dream Kingdom 2024, Saya sconfisse Tam Nakano e conquistò la Red Belt, dando ufficialmente inizio all'era della Phoenix Queen. Non fu soltanto una vittoria titolata, ma la consacrazione definitiva di un cambiamento irreversibile, il punto di non ritorno di un turnil avvenuto pochi mesi prima, a luglio 2024, quando Saya decise di bruciare tutto il suo passato per rinascere dalle proprie ceneri. Da quel momento in poi la sua faida con Cosmic Angels è diventata una costante narrativa della Stardom, un filo rosso fatto di rancore, tradimenti, dolore e orgoglio ferito. Tam Nakano è stata la prima a pagarne il prezzo in una rivalità che ha raggiunto vette emotive raramente viste nel wrestling moderno e che ha trovato il suo apice a All Star Grand Kingdom lo scorso aprile con il ritiro di Tam Nakano stessa. Un finale drammatico, devastante, che ha segnato per sempre Cosmic Angels e che ha consegnato a Saya Kamitani qualcosa di più di una semplice vittoria: il peso di essere diventata una figura storica. Ma se Tam Nakano è caduta, Cosmic Angels non è scomparsa. Anzi, da quel momento le sue componenti hanno cercato in ogni modo di fermare il dominio di Saya Kamitani, di spezzare il regno della Phoenix Queen e di vendicare simbolicamente la loro leader. Tutti i tentativi però sono falliti. Saya ha respinto ogni assalto, consolidando sempre più la percezione di una campionessa inarrivabile, quasi intoccabile. Ora però l'ultima a provarci è Saori Anou, una lottatrice che incarna alla perfezione lo spirito combattivo e resiliente di Cosmic Angels, una donna che sente sulle spalle il peso di un'eredità enorme che non ha alcuna intenzione di arrendersi prima di aver dato tutto. La rivalità tra Saya Kamitani e Saori Anou non si è limitata al ring, anzi negli ultimi giorni ha assunto contorni sempre più personali, sempre più violenti, andando a toccare i livelli emotivi paragonabili proprio a quelli raggiunti da Saya e Tam Nakano. Il punto di svolta è arrivato durante la press conference di mercoledì 10 dicembre, quando le due sono arrivate alle mani senza alcun tipo di controllo, trasformando un semplice evento mediatico in una rissa reale, brutale, incontrollata.
Da lì in poi è stato un crescendo continuo di attacchi, provocazioni e scontri lontani dal quadrato, nei parcheggi, vicino alle auto, in contesti che raramente vediamo nel wrestling giapponese più tradizionale. Segmenti crudi, diretti, quasi disturbanti, che hanno contribuito a rendere questa rivalità reale, tangibile, pericolosa. Ed è qui che va fatto un enorme elogio sia a Sayaka Mitani che a Saori Anou, perché quello che stanno costruendo fuori dal ring è fondamentale quanto ciò che accadrà sul ring. Le due stanno sfruttando al massimo il loro carisma, la loro credibilità e la loro intelligenza narrativa per trasformare questo match in qualcosa di epico. Ogni video, ogni confronto, ogni sguardo serve a gettare ulteriore benzina sul fuoco, a far crescere l'hype, a rendere questa difesa titolata inevitabile, necessaria, quasi predestinata. E se oggi Sayaka Mitani può permettersi di portare questo peso sulle spalle è perché il suo status ha ormai superato i confini della Stardom. Tokyo Sports ha premiato Sayaka Mitani con il premio di MVP 2025, rendendola l'unica donna nella storia del wrestling ad aver ricevuto questo riconoscimento. Un premio che non arriva per caso, che non arriva per moda, ma che certifica ciò che ormai è evidente. Sayaka Mitani è la figura più influente del wrestling giapponese contemporaneo, uomini compresi. Vincere l'MVP di Tokyo Sports significa essere il volto dell'intero movimento, significa aver inciso più di chiunque altro in un intero anno solare. E Saya lo ha fatto. Questo riconoscimento cambia tutto, perché oggi la Phoenix Queen non difende quindi soltanto la Red Belt, difende un'era, difende un'idea, difende il concetto stesso di centralità del wrestling femminile sulla scena mondiale. Saya non è più soltanto una heel dominante o una campionessa imbattibile, è un'eroina moderna, controversa, divisiva ma assolutamente imprescindibile. È il simbolo di ciò che il wrestling femminile può essere quando non accetta compromessi, quando pretende il centro della scena e se lo prende con la forza delle proprie prestazioni. Per chi magari non conoscesse perfettamente Sayaka Mitani, stiamo parlando di una delle wrestler più complete e carismatiche della sua generazione. Entrata in Stardom come idol dal talento cristallino, Saya ha costruito la sua carriera passo dopo passo, diventando prima una delle face più amate dal pubblico e poi, con il Turnil del 2024, una delle figure più dominanti e spietate della compagnia. Come Phoenix Queen, Saya ha trovato una nuova dimensione, più fredda, più calcolatrice, più crudele, ma allo stesso tempo incredibilmente sicura di sé. Il suo stile di lotta è un perfetto equilibrio tra atletismo, potenza e precisione e il suo regno da World of Stardom Champion non è mai sembrato fragile. Ogni difesa ha rafforzato l'idea che oggi Sayaka Mitani sia il punto di riferimento assoluto del wrestling femminile mondiale. Dall'altra parte, Saori Anou rappresenta un percorso completamente diverso, ma non meno affascinante. Veterana del circuito Joshi, Saori ha costruito la sua carriera attraverso anni di sacrifici, adattandosi a contesti diversi e dimostrando una versatilità rara. Il suo ingresso in Stardom e il suo legame con Cosmic Angels le ha permesso di mostrare una nuova sfaccettatura di sé, più emotiva, più passionale, ma sempre tremendamente concreta sul ring. Saori è una wrestler che combatte con il cuore prima ancora che con il corpo e questa sfida per la Red Belt rappresenta il punto più alto della sua carriera, la possibilità di dimostrare che la speranza può ancora opporsi al dominio. Arrivando a Dream Kingdom, la sensazione che
questo match abbia un peso enorme non solo per il presente ma anche per il futuro. Personalmente credo che la vittoria sorriderà ancora una volta a Saya Kamitani. Il suo percorso sembra tracciato, soprattutto considerando l'appuntamento già fissato per Wrestle Kingdom 20 il 4 gennaio 2026, dove affronterà Shuri in un clamoroso winner takes all match. In quell'occasione la Phoenix Queen metterà in palio lo Strong Women's Championship, mentre Shuri difenderà l'IWGP Women's Title, un match di portata storica che ha senso solo se Saya arriva ancora come regina indiscussa. Ma questo non toglie nulla a Saori Anou, perché il wrestling ci insegna che le storie più grandi nascono quando qualcuno ha il coraggio di sfidare l'impossibile. Saori non lotterà solo per vincere un titolo, ma per difendere l'onore di Cosmic Angels, per dimostrare che l'eredità di Tam Nakano non è stata cancellata, che esiste ancora una luce pronta a opporsi alle fiamme della Phoenix Queen. Dream Kingdom non sarà solo una difesa titolata, sarà una dichiarazione di intenti, sarà Saya Kamitani contro Saori Anou, Red Belt in palio, Ryogoku Gokikan come teatro della battaglia. Campionessa contro sfidante, simbolo contro speranza, leggenda contro resistenza. Qualunque sia il risultato, una cosa è certa: Saya Kamitani non è più soltanto una campionessa, è un'icona, una figura storica, è il simbolo di ciò che il wrestling femminile può e deve essere. Io sono Kirito e anche oggi vi ho portato un pezzetto di Stardom sulla soglia delle vostre case. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando anche la campanella e ditemi: chi vincerà? Chi uscirà da Dream Kingdom come World of Stardom Champion? Scrivete il vostro pronostico qui sotto nei commenti. Ahimè, siamo arrivati anche oggi al termine del video, ma prima di salutarvi voglio fermarmi un attimo per augurare a tutti voi e alle vostre famiglie un sereno buon Natale. Spero possiate passarlo con le persone che amate, tra sorrisi, relax e magari un po' di wrestling sotto l'albero. Grazie di cuore per il supporto, per il tempo che mi avete dedicato e per far parte di questa piccola bellissima community. A tal proposito, se vi piace il mio lavoro e volete farmi un piccolo regalo di Natale, potete farlo tramite il link PayPal che trovate qua sotto in descrizione. Alla prossima! Bye poi!